celebriamo la festa del nostro confratello San Massimiliano, che ci ha dato un buon esempio dell'amore di Gesù, che è espresso attraverso l'intercessione di sua Madre Immacolata. E ci sono tanti temi che si potrebbe sviluppare: la devozione di San Massimiliano a Maria, suo uso creativo del media, sua iniziativa missionaria, suo sacrificio di se stesso a Auschwitz. Ci sono tanti temi, però ho solo pochi minuti. Così vorrei scegliere un tema solo che parla al mio cuore: suo spirito di Stato, di vivere sine proprio. Già si vede nella vita dei fratelli che vivevano a Neapolitano, non viene stamattina, che hanno vissuto una vita molto semplice. Però si vede di più in due scelte che ha fatto San Massimiliano durante la sua vita. Il primo, di andare in missione. Era pochi anni dopo la fondazione di Neapolitano. Era appena fondato e solo pochi anni prima ha fondato la rivista. Di solito quando un frate comincia qualcosa di nuovo, lo vede come il suo bambino, vuol coccolarlo, vuol guidarlo, ha paura di fidarlo a un altro. Invece quando San Massimiliano ha sentito la chiamata di andare in missione, l'ha affidato a un altro, veramente all'Immacolata. È andato. E poi tanto di più, quando c'era la chiamata di partire per sempre, quando è stato arrestato. Lui facilmente poteva lamentare il fatto che ha costruito questo grande edificio, il più grande monastero in tutta Europa, che ha fondato la rivista, il giornale, il radio, tutte queste cose. Però invece l'ha visto come qualcosa che è stato affidato a lui dall'Immacolata, e quando era il tempo era pronto di donarlo indietro, senza possederlo, perché è stato solo affidato, apparteneva a lei, non a lui. Nelle nostre province abbiamo tanti progetti, tanti programmi, abbiamo nuovi apostolati in cui siamo stati per tanti anni, e spesso vogliamo controllarlo, possederli. Voi che siete superiori maggiori, quanto difficile è di far spostare un frate da dove sta a questo momento? Si deve chiedere, si deve ragionare, e spesso i frati vogliono stare dove stanno, perché sono comodi. È difficile lasciare andare, però questo spirito di distacco ci chiede di sacrificare quello che è più prezioso a noi, e questo richiederà un sacrificio grande. Il più grande il sacrificio, il più grande il senso di fiducia e l'amore. Io ho visto questo in un modo molto profondo nella vita di uno dei miei amici, si chiama Bill. Bill aveva 3 figlie e una, quando aveva 17 anni, è stata uccisa in un incidente stradale. Al funerale, Bill ha detto a tutti che 17 anni fa Dio ci ha dato alla mia famiglia questo dono, questa ragazza. E lui ringraziava il Signore per questo dono. Però ha detto che oggi è tempo di ritornarla al Signore, perché non apparteneva a lui e alla sua famiglia, era di Dio. Questo esempio mi mette all'imbarazzo quando io cerco di tenere, di controllare. E questo si può applicare ai nostri progetti, ai nostri incarichi, ai nostri amici. Non appartengono a noi, tutto appartiene al Signore. Quando arriva il momento di partire,
Avremo il coraggio di questo nuovo Abramo Bill? Avremo lo spirito di sine proprio del nostro confratello San Massimiliano. Today we celebrate the feast day of our confrere, St. Maximilian, who taught us so much about the love of Jesus through the intercession of his Immaculate Mother. And there are many topics that I could develop in this short homily. His devotion to Mary, his creative use of the mass media, his mission in Japan, his sacrificial death in Auschwitz. But I only have a few minutes to speak, so I'd like to choose one topic that speaks to my heart: his sense of detachment, his sense of living sine proprio. Now, we already see that in the life of the friars at Niepokalanów. They live so simply, so poorly. But I especially see it in two moments in St. Maximilian's life. The first is when he chose to go to the mission in Japan. He had only founded Niepokalanów a few years before, and the magazine a few years before that. When a friar begins a new initiative, very often it's his baby. He wants to take care of it, control it, make sure that nobody else messes it up. But when St. Maximilian was called to go to mission, he left Niepokalanów in the hands of another, actually in the hands of the Immaculate, and went where God was calling him. And we see it again in a more profound choice when he and his other friars were arrested. He had worked for so many years building up this friary. It was now the largest monastery in Europe. The newspaper, the magazine, radio. But he realized that this had only been entrusted to him. It wasn't his. And so when it was time to leave, he left freely. He returned it into the hands of the Immaculate, who had before entrusted it to him. In our provinces, we have projects, we have plans, we have new apostolates that we're just starting, old apostolates where we've been for years. And it's so difficult to remember that they don't belong to us. They belong to the Lord. We're only entrusted with them. We see that those of you who are major superiors, how difficult it is for some friars to leave where they are now. We have to ask them, we beg them. And sometimes they just don't want to leave because they're too comfortable there. St. Maximilian gives us a wonderful example of detachment. And that detachment does require a sacrifice, sometimes a terrible sacrifice. The greater the sacrifice is the measure of how great the love is and trust in God's providence. I saw this in the life of one of my friends. His name is Bill. He had 3 daughters, and when one of them was 17 years old, she was killed in a car accident. At her funeral, he told the people gathered that God had entrusted him and his family with this incredible gift, this daughter. And he had had that gift for 17 years. And he was so grateful to God for having received that gift. But now it was time to return her to the Lord. And he did that with love. When I think of that example, it embarrasses me for all those times that I'm so unwilling to let go, to sacrifice. When the time comes in our life, will we have the courage of that new Abraham who is willing to give a child back to the Lord? Will we have the spirit of sine proprio of our confrere, St. Maximilian?